Ciao ragazzi e benvenuti in questo tutorial per una build meta devastante in attacco. Questa build è pensata per quei giocatori fisicamente dominanti, quei giocatori che sfruttano la propria forza e il proprio fisico per creare occasioni per se stessi ma soprattutto per la squadra. Per intenderci, pensate a quei giocatori come Gyökeres oppure Haaland. Difatti stiamo parlando di una build strutturata sull'archetipo target con specializzazione runner. In questa build i signature perks dorati saranno il power shot e l'enforcer. Entrambi sono molto situazionali, ma se usati bene nel momento giusto sono dei game changer. Difatti anche il Power Shot Plus sembra uno di quei perks poco in meta, ma se utilizzato nel momento giusto, soprattutto su una palla tesa che arriva dalle fasce laterali e con un impatto di prima diventa devastante e imparabile. Ma la vera arma in più di questa build è sicuramente l'Enforcer Plus. Difatti questo perk vi permette di proteggere in modo estremamente efficace la palla per permettere gli inserimenti delle mezzali e dei vostri compagni sulle fasce laterali. E chiaramente per rendere questa procedura molto più efficace abbiamo deciso di inserire il Tiki Taka Silver. Ma anche nella fase offensiva fuori dall'area di rigore potrete contare su dei perks molto efficaci che sono il Technical e Rapid. Difatti in questa zona del campo con questi due perks potrete gestire la palla in modo sicuramente più agevole, cercando degli spazi e temporeggiando per poter vedere gli inserimenti dei vostri compagni dalle fasce. Come dicevamo prima, comunque, quando sarete all'interno dell'area di rigore con il power shot, ma soprattutto con il 90 di finalizzazione e il 90 di potenza tiro, sarete delle sentenze lì davanti. Nessun portiere avrà scampo. Ma anche sull'allungo stretto, con il 90 di forza, ci saranno veramente pochi difensori capaci di potervi fermare, anche perché, come tutti sappiamo, in questa fase del gioco, le spallate non sono così efficaci come su FC25. Ma a rendervi veramente inarrestabili ci sono praticamente tutte le statistiche del controllo palla che toccano 80 per ogni singola voce, tranne sull'agilità, che chiaramente quella va ad incidere sul dribbling, ma non sarete quel tipo di giocatore. E tutto questo chiaramente si va a sommare all'Enforcer Plus, quindi una struttura fisica imponente accompagnata a delle stats e dei perks che vi permettono veramente di reggere botta su ogni scontro fisico. Quindi questa build non è pensata unicamente per segnare, ma lo farete tanto in area di rigore, ma soprattutto per dominare attorno all'area di rigore e permettere ai vostri compagni di diventare a loro volta delle macchine da gol inarrestabili. Quindi questa build non è né più né meno la rappresentazione di quello che dovrebbe essere un attaccante moderno, ma adesso vogliamo sapere la vostra, ditecelo qua sotto nei commenti, perché per noi è importante e fateci sapere quale altra build volete la prossima volta.